Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Metal Caffè. A dire la verità, io ho potuto ascoltare questo disco già dal 7 novembre all'incirca, grazie a Sergio Vinci, che appunto ringrazio tantissimo in questo video, ma purtroppo per un motivo o per un altro ho potuto registrare questo video solamente in questo periodo. Quindi anche se ho scritto in anteprima in questo titolo, in realtà probabilmente voi vedrete questo video il 21 novembre, quindi il giorno stesso dell'uscita di questo album. Quindi oggi parleremo dei Lilium e del loro nuovo disco We Are Disobedience. I Lilium sono una band black metal a dir poco storica all'interno dell'underground italiano, sono infatti 20 anni che militano in questo ambiente, quindi non credo abbiano bisogno di presentazioni, ma comunque parleremo anche della band in generale e del mio approccio con essa. Voglio ricordare sia a chi è già un assiduo frequentatore di questo canale, ma anche a chi è nuovo e appena arrivato, che Metal Caffè non tratta recensioni, quindi qui non faremo una recensione del disco, ma sarà più che altro una chiacchierata tra amici al bar che parlano di metal e dei loro derivati, da qui il nome Metal Caffè. Se l'idea vi piace, ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e commentate, mi raccomando, perché appunto questa rubrica nasce proprio con l'intento di creare una discussione all'interno dei commenti, quindi non devo essere solo io che parlo, ma spero vivamente che ci siano tanti commenti come al solito sotto nel video. Come abbiamo già detto, i Lilium festeggiano 20 anni di carriera, infatti la band nasce nel 2003 come progetto solista di Cosmos Reversum alias Sergio Vinci, che però proponeva più che un black metal un groove metal, quindi molto lontano da quello che sarebbe diventato poi il progetto. Infatti possiamo dire che il primo vero e proprio lavoro targato Lilium, quindi come li conosciamo ad oggi, risale al 2009 con l'EP The Knife Rises. EP che non è stato fatto solo da Cosmos Reversum, ma si è aggiunto Lord Psycho alle vocals, che poi è andato a diventare un membro ufficiale della band. 2 anni dopo, nel 2011, si aggiunge il batterista Frozen, che da session drummer diventerà poi nel 2017 un membro vero e proprio, ovviamente dopo tanti anni di servizio, tra virgolette, alla band. Le due caratteristiche principali, secondo me, della band che possono essere riscontrabili in più lavori, che quindi possono un attimo differenziarli dal marasma di band black metal underground e non, sono due fondamentalmente. Il primo è la loro capacità e la loro voglia di rinnovarsi continuamente. Ci sono alcuni dischi dei Lilium che non sembrano neanche dei Lilium, nel senso che se voi ascoltate Ultimatum del 2009 e Circle of Ashes vedrete un abisso, poiché riescono sempre a differenziare il loro sound. Mentre la seconda caratteristica che ho sempre apprezzato è questa loro vena depressive black metal, che non li fa mai scadere però nel depressive black metal, ma semplicemente questa diciamo questa vena di odio, di nichilismo che è presente in tutti i loro lavori, molto più che la cattiveria, no? Che a volte, molto spesso, oltre al satanismo, diciamo che del black metal più che altro è la cattiveria, la malinconia. Invece nel loro lavoro, che la fa da padrone, mentre nei loro lavori è proprio un qualcosa molto più vicino all'odio verso il genere umano e all'odio verso la gente in generale, verso il mondo, verso la vita. Ed è una filosofia estremamente nichilista, estremamente misantropa, ma molto affascinante e resa veramente molto bene. Sia chiaro, loro non hanno mai avuto una vena depressive nel senso letterale del termine, cioè a livello melodico. Anzi, soprattutto negli ultimi lavori possiamo sentire una cattiveria nel riffing sempre più accentuata e sempre più vicina a delle band anni 90 come Darkthrone, i Take, soprattutto nell'ultimo disco. Quindi tutte queste band che sono state, diciamo, un po' fondamentali per il genere, ma in alcuni momenti quando diciamo questi riffing cattivi lasciano il posto a dei synth, si sente, ed è alla melodia dei synth, si sente tutta la misantropia, tutto l'odio, tutto il nichilismo che possiate ascoltare racchiusi in quello spazio minuscolo. Potrei citarvi proprio dei brani che presentano questo approccio più di altri. Ad esempio, appunto, Seclusion, che è un brano tratto da Ultimatum e che tra parentesi è uno dei loro dischi che preferisco.
che presenta questa sezione synth molto malinconica, ti fa entrare proprio in questa spiraglia malinconica, con addirittura uno scream che in alcuni punti diventa un vero e proprio lamento depressive. Altra caratteristica dei Lilium che può piacere o meno, a me piace molto poiché sono un amante della prima ondata black metal, è questo appunto mai celato loro amore verso il riffing tipico di quelle band lì, di quegli anni lì. Quindi parliamo di band come Celtic Frost, Venom, Bathory, eccetera. E sotto la cortina fumogena, diciamo, di riffing a zanzarina e vocals gelate, si possono ascoltare queste influenze che danno un ritmo e un sustain proprio al riffing veramente interessantissimo. Nel 2010, un anno dopo Ultimatum, esce il loro secondo full length, Fear Tension Cold, il primo dei Lilium ad avere un buon riscontro di pubblico e critica. Se nel primo disco, se in Ultimatum, avevamo un approccio molto più sperimentale, come vi dicevo prima, in questo album cambiano totalmente zona d'appoggio, tra virgolette, e vanno verso spiragli sempre più black metal anni 90, quindi riconducibili totalmente a quel genere lì. Abbiamo infatti dei riffing molto veloci e brutali che non lasciano spazio a molte melodie, e soprattutto però la particolarità che poi li fa differenziare un po' da quel black metal anni 90 è la produzione, che nei Lilium, sebbene sia stata sempre volutamente sporca, quindi mai estremamente pulita, è sempre estremamente curata invece. Sebbene critica e pubblico abbiano preferito Fear Tension Cold rispetto al loro primo full length, onestamente, a mio parere, Ultimatum aveva una marcia in più a livello proprio di sonorità, a livello di sperimentazioni, e onestamente l'ho trovato molto più originale, se passatemi il termine, rispetto a Fear Tension Cold, che comunque è un buonissimo disco, nulla da togliere. E qui abbiamo, diciamo, una parentesi particolare. Nello stesso anno, quindi nel 2010, esce un altro full length dei Lilium, Crawling in the Past. Ovviamente è molto difficile che una band riesca a sfornare due album nello stesso anno a così poca distanza l'uno dall'altro, infatti parliamo di 5 o 6 mesi di distanza se non ricordo male, ma così fecero. E tra l'altro Crawling in the Past era un disco molto diverso da Fear Tension Cold, che ritornava un po' al passato della band, con dei tocchi black trash metal, e dei riffing molto meno veloci rispetto al precedente, e con meno melodie forse, ma molto più atmosferico. Ed era un sound veramente particolare, che secondo me cercava un po' di andare a far trovare la loro dimensione a questo sound dei Lilium, che non è mai stato ben definito fino a quel momento. Nel 2014 uscì finalmente Glorification of Death, che è stato secondo me il disco che ha un po' dato l'identità ai Lilium, presentando questo black metal sì martellante e veloce come nei precedenti, ma riprendendo un po' di quello che fu Fear Tension Cold e andando a cristallizzare il sound in un black metal martellante e cupo. Già qui alle vocals non c'era più Lord Psycho, avevamo Zess, che è anche vocalist degli Infernal Angels, e invece Lord Psycho rimase semplicemente per le lyrics e alcuni frangenti di chitarra. A riprova del fatto che un po' il sound della band si era cristallizzato, si era compreso, nel 2015 October Skull fu un disco molto simile al precedente, anche per quanto riguarda la bellezza del disco in sé. Era un disco veramente molto bello,
con però una sostanziale differenza, ovvero Lord Psycho non c'era più neanche alle lyrics e fu sostituito in toto da Zex. Il 2017 fu un importante periodo per la band, poiché uscì Altar of Fear, un disco fondamentale nella loro discografia, e soprattutto vide il ritorno di Lord Psycho alle vocals, che onestamente apprezzo molto di più di XS, non per la qualità vocale in sé, perché io adoro XS e adoro gli Infernal Angels, ma proprio per quello che dà questa band. Questa band senza Lord Psycho non ha quasi senso, secondo me. Cioè, è proprio qualcosa, è come un matrimonio, no? Cioè, sono due partner che si sposano e si completano a vicenda. Uno completa la frase dell'altro, e la stessa cosa per Lord Psycho e Cosmos Reversum. Altar of Fear proponeva un black metal leggermente diverso rispetto ai precedenti, con le influenze trash che praticamente non c'erano più, erano sparite, in favore di un tocco epic molto simile agli Ancient dei primissimi tempi. Altar of Fear è stato uno dei primissimi dischi che ho ascoltato di Lilium, che ho conosciuto con Circle of Ashes, poi sono andata a ritroso, diciamo, e Altar of Fear è stato uno dei capitoli che ho preferito in assoluto, proprio per questa sua vena così epica e questo sfondo infuocato, no, che si trova sia nel disco, ma vi garantisco che riuscite a trovarlo anche a livello musicale, a livello di vocals, che sono completamente fuori di testa, e qui Lord Psycho ha dato il meglio di sé. Per un paio d'anni la band in realtà si era sciolta, infatti il leader Cosmos Reversum, alias Sergio Vinci, aveva dato la notizia che praticamente non c'era più nulla che potessero dire, e quindi la band si era praticamente sciolta. Per fortuna nel 2020 la band annuncia di essere ritornata in auge per sfornare nuova musica, e a distanza di poco tempo nel 2021 esce Circle of Ashes, appunto il loro penultimo disco in discografia. Un disco che andava a regredire in realtà ad un black metal molto grezzo e potente, ed era quasi un nuovo punto di partenza per la band. Circle of Ashes è un disco che ho amato molto, che è stato appunto il primo che ho ascoltato di Lilium, l'ho conosciuto grazie a quello, e l'ho amato molto, ma onestamente continuo a preferire Altar of Fear proprio per l'impatto che ha avuto, nonostante Circle of Ashes sia comunque un disco magnifico. Non c'è, è un po' come dire vuoi più bene la mamma o papà, fondamentalmente sono due dischi magnifici. Finalmente adesso parliamo del loro nuovo disco We Are Disobedience. Una novità importante all'interno della band, che secondo me ha dato tanto a questo disco, è stato il cambio di batterista. Infatti non abbiamo più Frozen, ma abbiamo Summum, che ci regala dei momenti veramente molto violenti al limite del death metal. Infatti possiamo definire questo disco, a mio parere, un disco black death metal con alcune influenze groove e sludge. Altra importante influenza all'interno del sound sono questi synth futuristici che danno una sensazione di apocalittico, che è sempre un po' stato il loro marchio di fabbrica, ma che si era andato a perdere negli ultimi lavori. Invece qui ritorna forte e chiaro, e soprattutto in alcuni brani, esempio Nothing Negative, è praticamente una parte fondamentale dell'intero brano. Mi piace molto l'alternarsi delle vocals di Lord Psycho in questo disco, tra lo scream black metal, questo growl un po' più death metal e questa voce sporcata più darkcore punk. In più abbiamo anche queste urla di Slayeriana memoria, e quindi dà veramente un tocco in più, e secondo me le vocals sono davvero un punto di forza sia in questo disco che nella band in generale, come ho già detto. Il mixing delle vocals poi è veramente figo, è veramente ben fatto, e c'è questa sorta di venatura polverosa, questa sorta di sovrapposizione di polvere alle vocals, che le fanno sembrare provenire da un televisore anni 50 in una futura apocalisse alla Fallout, no? È tutto veramente molto figo. Nell'ultimo brano, I Walls Behind My Shadow, che è forse il più riuscito di tutto il disco, c'è poi questa sovrapposizione
sovrapposizione di growl e questo urlo in scream che fa veramente accapponare la pelle. Una scelta che è stata fatta nel mixing, che ovviamente è una scelta, non è un errore, è che la batteria è leggermente più alta di tutti gli altri strumenti. Se da un lato, ovviamente questo può essere un vantaggio poiché, dà un po' riesce un po' a creare questa sensazione quasi da war metal, da war death black metal, dall'altro ovviamente, può risultare "fastidioso" tra virgolette, poiché, magari non riesce a far assimilare bene gli altri strumenti presenti, nello spettro sonoro, nonostante comunque si riescano a distinguere. Quindi qui è veramente molto a gusti. E non a caso ho parlato di black death war metal, poiché le influenze derivano molto da band che hanno fatto, diciamo di questo sottogenere, di questo modo di intendere il genere, il loro marchio di fabbrica. Ad esempio i Marduk, soprattutto nel primo periodo, i Belphegor, eccetera, eccetera. E questo potrebbe in realtà, secondo me, essere un punto di forza della band, poiché è un sottogenere che non si presta tanto, a queste influenze anche futuristiche, a questi synth, a questi effetti. Quindi può dare un senso di originalità al tutto, un qualcosa, non dico di unico, ma sicuramente, di molto particolare. In questo caso, quindi, più che a uno stravolgimento del genere, come ci hanno abituato i Lilium, siamo secondo me di fronte a una cristallizzazione del sound raggiunto in Altar of Fear, con un ritmo però decisamente più serrato che lascia poco spazio a parti più melodiche, ma che allo stesso tempo, grazie a queste atmosfere apocalittiche e futuristiche, ci fa capire dove vuole andare a parare. Quindi mi è piaciuto questo disco? Assolutamente sì, e vi devo dire la verità, l'ho preferito di gran lunga a Circle of Ashes. Sia perché appunto ovviamente io apprezzo più Altar of Fear proprio a livello di genere, a livello di modo di intendere il genere, sia perché secondo me grazie a questo We Are Disobedience i Lilium hanno trovato la loro dimensione. Secondo me dovrebbero continuare su questa strada e è proprio un consiglio che do alla band di non lasciare questa strada per intraprendere un'altra nuova, poiché secondo me danno il meglio di loro quando si tratta di queste atmosfere qui, di queste atmosfere così serrate, veloci certamente, ma anche molto polverose, molto atmosferiche, molto apocalittiche. Perciò faccio i miei complimenti alla band perché è un disco che mi ha fatto veramente piacere ascoltare, l'ho riascoltato più e più volte con estremo interesse, cercando di carpirne i più piccoli particolari. Quindi veramente complimenti, un disco meraviglioso e spero vivamente che il prossimo sia su questa falsariga, poiché a mio parere se riusciranno a continuare su questa falsariga potrebbero veramente regalarci un capolavoro che secondo me nella loro discografia ancora manca, quel capolavoro della vita, no? Possiamo chiamarlo quel capolavoro che fai una volta, e secondo me loro hanno le capacità per farlo e le potenzialità per farlo. Beh, ovviamente ora tocca a voi, ditemi che cosa ne pensate di questo disco, se avete intenzione di ascoltarlo, se l'avete ascoltato, cosa ne pensate del disco in sé, di quello che ho detto, se siete d'accordo con me o se avete un'idea completamente opposta e diversa. Mi raccomando, fatemelo sapere sempre nel rispetto di tutti. Io vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace. Lead the fire!